Ecco qui, aumentiamo l'intensità. Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Io sono Giuseppe e questa è Info Outdoor & More. Oggi andiamo a fare la recensione di una torcia che è veramente fantastica. Parliamo della ST2, se non mi sbaglio esce oggi è il 10 marzo, dovrebbe uscire oggi in commercio, quindi questo sarà uno dei primi video che troverete su YouTube relativi a questo prodotto. In particolare questa è la ST2, recentemente abbiamo recensito la ST1, una torcia EDC che veramente mi è piaciuta tantissimo, però non ha niente a che vedere con questa è tutta un'altra cosa, proprio un'altra tipologia di prodotto. Quindi restate con me fino alla fine perché è veramente un prodotto molto interessante. Faremo dei test sul campo e niente, mettiamoci comodi, andiamo in garage, faremo un unboxing così vediamo cosa c'è dentro questa scatolina. Ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. Bene, ho parlato anche troppo, quindi andiamo in garage e vediamo cosa c'è dentro. Bene amici, ed eccoci qui con la nostra torcia della Sofirn. Diamo una rapida occhiata alla scatola. Qui ci dice che ha un picco di 3000 lumen in modalità turbo, una luce rossa, una durata continua fino a 430 ore e poi ha una testa rotabile di 90 gradi, che questa è la vera novità di questa torcia. Qui abbiamo altre specifiche ma poi queste le vediamo più nel dettaglio. Bene, io direi adesso di tirare fuori tutto quello che c'è qui dentro e lo andiamo a vedere insieme. Bene amici, e questo è quello che trovate in confezione, quindi oltre ai soliti cartoncini e bustine abbiamo il manuale di istruzioni dove troviamo anche la lingua italiana, il cavetto se vogliamo assicurarla al polso, il solito laccetto, e poi qui abbiamo un cavetto Type-C appunto per la ricarica. Io ho usato quello dello smartphone che va benissimo, e qui abbiamo finalmente, eccola qui, la nostra fantastica torcia della Sofirn. Andiamo a vedere adesso più nello specifico la nostra bellissima torcia della Sofirn. Questa pesa 248 grammi, incluse le due batterie, sì, perché lei all'interno ha due batterie 18650 da 3800 mAh l'una, quindi ecco da dove deriva questa grande autonomia. E non ha nessuno sportellino, perché qui ha due vite Torx T6 che si vanno a svidare nel caso in cui si dovessero rovinare le batterie per qualsiasi motivo, e si possono andare a sostituire benissimo. Poi le sue dimensioni sono di 11,6 cm, 4,6 e 2,2. Non è compattissima, ma non è neanche grandissima, vedete, in confronto alla mia mano. Allora, da questa parte si trova il pulsante di accensione e spegnimento, un selettore comodissimo che vi va ad azionare le tre lampade qua in testa, che sono praticamente R sta per red, rossa, al centro abbiamo la luce centrale che è la luce principale e poi la luce UV. Qui abbiamo una comodissima e generosa clip da attaccare, se vogliamo attaccarla alla cintura o allo zaino. La testa, come vi dicevo, come vedete, è rotante di 90 gradi, lo dice anche qui, quindi questo cosa vi permette? Vi permette di poter lavorare con questa torcia in tutte le situazioni, perché la sua base è magnetica, quindi mettiamo caso che la dobbiamo attaccare, abbiamo questa la macchina di notte, dobbiamo illuminare il vano motore o qualsiasi cosa, possiamo attaccarla sia in orizzontale così e poi andare a muovere e direzionare la luce, sia in verticale, la stessa cosa, sia appoggiare una superficie metallica, così sta in piedi anche così, però dico, se è metallica lei non si muove più, e qui potete andare appunto a regolare il fascio luminoso dove volete voi. Quindi veramente una grande comodità questa cosa della testa rotante. Qui c'è la porta USB per la ricarica. Quando l'andate a mettere sotto carica, qui c'è un piccolissimo LED verde quando la accendete, vedete? In questo momento vuol dire che la batteria è carica al 100%. Quando diventa rossa sarà sotto il 50%, quando diventa rosso lampeggiante è sotto il 15%, quindi dovrete andare a caricarla. Anche in fase di ricarica, quando andrete a mettere il caricatore per caricarla, questo LED sarà rosso, vuol dire che è in ricarica. Quando diventa verde, la batteria è totalmente carica e potete prendere la torcia e potete usarla. Bene, i materiali sono di alluminio 6061 di tipo aeronautico,
C'è di due colorazioni, c'è sia in questa colorazione che è chiamata Iron Grey e poi c'è in nera, totalmente black. Bene, che dirvi ragazzi, mi sembra che vi ho detto un po' tutto di questa torcia. Ah sì, il fascio luminoso della torcia è una via di mezzo fra spot e flood, infatti lei arriva a un fascio luminoso di 91 gradi che comunque vi permette di andare a illuminare un po' tutta la zona che è interessata. Infatti questo, come vi ricordo, è una luce più da lavoro che altro, però per il campeggio secondo me è veramente tanta roba. Ma questa adesso poi queste cose le andremo a vedere appunto più nel dettaglio nei test fuori. Come funziona la torcia? Come vi dicevo, c'è un selettore, quindi al centro c'è la sua luce principale, questa qua. Quindi con un clic la andiamo ad accendere ed ecco qui che si accende. Si accende di solito nell'ultima modalità in cui l'avete spenta, perché ha questo effetto memoria. Come vedete, quando l'accendete la luce rimane accesa qualche secondo. Questo, come vi spiegavo prima, è l'indicatore che vi dice lo stato di carica della batteria. Quindi in questo momento siamo nella luce minima. Se teniamo schiacciato, teniamo premuto, lei salirà piano piano fino ad arrivare all'intensità massima, che sarebbe la turbo, e ce lo indica con un doppio lampeggio. Andiamo a vedere insieme. Ecco qui che sale ed ecco qui il doppio lampeggio. Ve la tolgo perché sennò vi acceca. In questo momento è arrivata alla modalità massima. Se noi la andiamo a spegnere e poi la andiamo a riaccendere, si riaccende di nuovo nell'ultima modalità, come vi dicevo prima, per l'effetto memoria che ha. Adesso, per tornare alla luce bassa, abbiamo due modi per tornare alla luce bassa. O un doppio clic, ed ecco qui che va alla luce bassa, e nello stesso modo possiamo andare alla turbo così, sempre con un doppio clic. Ecco qui. Oppure tenendo schiacciato e lei piano piano arriva fino alla luce più bassa. Ecco qui. Premiamo e lei si spegne. Bene, andiamo alla luce rossa, red. Ecco qui. Stessa cosa, un clic e la andiamo ad accendere. Adesso io non mi ricordo, penso che sia la luce massima questa qua. Vediamo, schiacciamo, ecco. E lei, come per la luce quella principale, tenendo schiacciato lei scende o sale fino al massimo. Adesso teniamo schiacciato e ritorniamo fino alla massima ed ecco che ha lampeggiato, vuol dire che è arrivata alla massima potenza. Doppio clic e andiamo alla minima, doppio clic e andiamo alla massima, proprio come la luce principale. Un clic e la andiamo a spegnere. Ecco qua. Adesso andiamo alla UV, da questa parte, che ce lo indica con la scritta proprio UV. Premiamo e lei si va ad accendere. Teniamo premuto e lei va alla seconda fase, quella più forte. Teniamo premuto e le ritorna alla bassa. Ha solo queste due modalità. Bene, spegniamo e torniamo alla luce principale, che è questa qui. Bene, ma altra cosa molto interessante di questa torcia, come vedete qui c'è il simbolino del surriscaldamento che dice che qui si può scaldare, perché questo è dove emette il fascio luminoso. Quando la torcia è in modalità turbo, cioè a 3000 lumen, la torcia vi assicuro che scalda parecchio, e c'è un sistema di sicurezza chiamato ATR, che è una gestione termica appunto che ha la torcia all'interno. Che succede? Che quando arriva a 55 gradi, per evitare che la torcia si vada a rovinare, automaticamente abbassa l'intensità luminosa, così da farla diciamo raffreddare e far sì che non si vada a rovinare. Bene ragazzi, mi sembra che vi ho detto un po' tutto di questa torcia. Non so se vi ho detto che è in alluminio aeronautico 6061, ve lo ridico casomai non ve l'ho detto. E niente, io direi di andare fuori e andare a provare come funziona. Andiamo. Bene raga, siamo completamente al buio. Ho posizionato qui la nostra torcia, come vi dicevo, questo fatto che ha la testa rotata, non so se si vede qualcosa, ma l'ho messa qui sul cofano della macchina, che mi va ad illuminare il cancello, così posso tranquillamente con le mie chiavi andare ad aprire. In questo momento è al minimo, quindi adesso casomai la mettiamo un po' più potente, ecco qui, la mettiamo un po' più forte e andiamo così ad aprire tranquillamente il cancello.
entriamo. Come vedete, adesso quando notte dentro vi faccio vedere meglio tutte le sue modalità di illuminazione. Ok, quindi così siamo al massimo, doppio clic e andiamo al minimo. Eccola qui, questa è la luce bassa e come vedete, guardate che bella illuminazione che fa. Ovviamente, come al solito, a schermo in alto vi metto sia l'intensità della luce, i lumen, sia la durata, sia la distanza che copre. Ok, adesso aumentiamo l'intensità, anzi andiamo dove c'è il campo un po' più aperto, così vi faccio vedere fin dove arriva il fascio luminoso. Quindi questa è la situazione, lì c'è la collinetta, andiamo ad aumentarla fino al massimo. Ecco che ha lampeggiato, guardate che bomba, guardate che bomba di luce che fa. 3000 lumen in questo momento abbiamo. Se non mi sbaglio, adesso siamo nella modalità turbo, quindi dovrebbe durare circa 1 minuto. Dopodiché, per non andare a danneggiare appunto la testa dove c'è le lampade, lei automaticamente scenderà di illuminazione, di luminosità. Ok, adesso dimmeriamo e scendiamo un po'. Ecco qui, e ritorniamo al minimo. Adesso mettiamo il selettore in R e siamo con la luce rossa. Guardate che luce che fa. Anzi, ritorniamo un attimo a vedere che distanza copre la luce rossa. Guardate là, guardate, incredibile, guardate. Scendiamo al minimo, questo è il minimo. Adesso verso la collinetta andiamo al massimo ed andiamo al massimo. Guardate un po' come illumina, veramente tanta roba. La cosa ottima della luce rossa è quella che non attira gli insetti, quindi ideale se bivacchiamo di notte vicino alla nostra tenda, vogliamo illuminare però non vogliamo che gli insetti ci invadano, quindi luce rossa va benissimo. Adesso selettore e proviamo anche la luce UV, visto che ci siamo andiamo a provare anche la luce UV. Eccola qui, non so se si vede qualcosa, ma ovviamente luce UV e così è un po' più potente, però dico anche la luce UV si riesce a vedere qualcosa. Se ci sono degli animali si illumineranno gli occhi. E questa era la luce UV. Ritorniamo alla luce principale, la andiamo a collegare qui col magnete. Adesso col suo magnete l'ho attaccato a questo palo in ferro e guardate qui che razza di illuminazione che riesce a fare. Incredibile, raga, incredibile. Cosa molto comoda è appunto che è magnetica e che comunque la testa, ecco qui che è magnetica come vi dicevo, e che comunque la testa si possa anche ruotare, vedete il fascio luminoso, e direzionare dove si vuole. Ecco qua, guardate quanto è comoda. Ovviamente raga, la torcia come vi dicevo sono 250 grammi, quindi magnete sì, ma comunque il peso c'è, quindi fate attenzione sempre quando la andate appunto ad attaccare a qualcosa, perché può anche cadere. Sì che lei è testata per le cadute fino a 1 metro, però se non la facciamo cadere è meglio. E non so se ve l'ho detto, è anche IPX6, quindi è anche resistente all'acqua. Bene raga, penso di avervi fatto vedere un po' come funziona. Guardate là come illumina gli alberi, guardate là sopra dove arriva. Veramente qui c'è una casa
veramente molto potente. Quindi ritorniamo al minimo tenendo premuto, anzi non eravamo neanche al massimo ancora, ora siamo al massimo, ora siamo con la turbo. Bene, ritorniamo al minimo, eccoci qua, e così possiamo camminare tranquillamente, tornare alla macchina, tornare a casa e fare le nostre considerazioni finali su questa torcia della Sofirn, la ST02. Ci rivediamo subito a casa per le conclusioni finali. Bene raga, ed eccoci qui la conclusione con la nostra bellissima torcia della Sofirn. Prima di continuare però volevo ricordarvi dei video che sono usciti sul Bushcraft Survival Prepping. Ho fatto l'episodio 0 dove faccio la distinzione fra le 3 discipline ed è uscito già il primo episodio relativo al Bushcraft. Sto lavorando su quello relativo al Survival, presto uscirà, quindi per non perdervelo ricordatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così sarete avvisati quando uscirà il prossimo video. Bene, tornando alla nostra torcia, avete visto i test, devo dire che fa un'illuminazione veramente bella. Purtroppo c'è stato un piccolo inconveniente, non ve l'ho fatto vedere prima quando ho fatto il test, ma ve lo faccio vedere adesso. Praticamente è caduta da quando l'ho attaccata al palo in ferro, mi si è staccata ed è caduta rovinosamente per terra da oltre 2 metri. La danno per 1 metro, questa è caduta da oltre 2 metri. Ma aspettate, prima di continuare vi metto la clip dove è caduta e ritorniamo subito qua. Ecco qui, aumentiamo l'intensità. Bene, avete visto la caduta rovinosa che ha fatto, la torcia comunque poi ha continuato a funzionare, infatti io ho continuato il test senza alcun problema, e poi quando sono arrivato a casa con la luce ho visto che si era leggermente rovinata qui sulla testa. Niente di grave, non si è fatta niente, è soltanto una piccola ammaccatura estetica. Quindi abbiamo provato non da 1 metro ma da 2 metri la caduta e la torcia è qui, funziona benissimo, quindi test ampiamente superato. Fatemi sapere su un commento cosa ne pensate di questa torcia, mi raccomando, anche per darmi un saluto e niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Giù in descrizione vi lascio tutti i link relativi alla torcia e niente, nella speranza appunto che sia stato di intrattenimento, che vi abbia fatto conoscere un prodotto nuovo, mi raccomando di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. Niente raga, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, che mi sono arrivati tantissimi prodotti molto interessanti. Alla prossima raga!